Siamo tornati nella tana e adesso ci apprestiamo a vedere tutto il materiale raccolto durante la nostra indagine. C'è subito qualcosa di strano. Faceva riferimento al campo. Poi sto narrando se non scoperto che c'era questa. Hai detto qualcosa? Allora, questo Diceva, faceva riferimento al campo. poi sto narrando se non scoperto che c'era. Questo è quando siamo entrati il primo sotterraneo. Qui è dove ho avuto la prima sensazione strana. L'ho associata probabilmente al cambio tra la luce, tra un posto dove c'era la luce e un posto molto buio. Ho avuto un attimo di effetto claustrofobico, diciamo così. Che è stato insomma particolare, però ovviamente. No, io qui niente di particolare. C'è un effetto sulle gocce che è impressionante, secondo me. Le gocce che vengono giù. Queste qua sotto Sì? vengono messe a fuoco dopo dalla telecamera, quindi sembra che scendono. Ma va? Facci caso. Ma perché è un filo. Allora, ho appena ripreso un buco che stava sotto la scala. Sembrava una cosa insignificante, ma in realtà mi è venuta voglia di riprenderlo. Non ho avuto proprio la sensazione di dire questo lo devo riprendere. Niente di più. Diciamo, no, la cosa strana ecco. è che poi il proprietario ci ha detto che a quel punto già altri visitatori l'avevano sentito particolarmente carico di energia, quindi il fatto che tu ti sei trovato inspiegabilmente a riprenderlo può essere è un'interessante coincidenza, insomma. C'è stato questo periodo qua che ero veramente agitato e poi mi sono tranquillizzato quando abbiamo iniziato a fare i giri, stranamente, però lì veramente c'è stato un momento, anche ti ricordi quando eravamo sul balcone e tu C'è stato, quando tu hai guardato sul balcone, hai guardato dietro sgranando gli occhi. Eccone un altro all'inizio del primo giro. Nei sotterranei Emiliano risponde a Davide, ma sembra esserci poi dell'altro. È sempre la sua risposta. 21:08 qui. Ok, siamo ancora là. In questa sequenza del giro delle due, qualcosa accade in basso a sinistra. Qualcosa di cui sul posto non ci eravamo accorti. L'immagine video è seguita da questo audio, riconducibile però al chiasso di strada. Ah cazzo, che palle. Sembra una scala di tutto. Sì, quando rimbomba sembra quasi un lamento. Fonte del nostro misterioso profumo. Una cosa. Ok, il deodorante d'ambiente, ma era programmabile a questo punto? No.
Per quale motivo non l'abbiamo sentito prima, quando eravamo col Vito, quando siamo entrati, che abbiamo fatto l'intervista? Io non me lo ricordo. E avendo chiuso le finestre, ci accorgiamo maggiormente di questo Le profumo. finestre aperte. Quindi abbiamo svelato il mistero. Questo è il primo audio anomalo riscontrato anche sul posto. Hai detto qualcosa? Hai detto qualcosa? Aspetta. Hai detto qualcosa? Hai detto qualcosa? Questo è strano, perché nel video ci sono io che ti chiedo se hai detto qualcosa Sì. e in realtà si sente adesso una specie di sospiro, però la mia domanda nel video mi fa capire che io ho sentito qualcosa di più in quel momento. Esatto. È strana, che pensavo fossi tu, invece evidentemente non eri tu. Vedi che dopo io alla fine ti dico che ho sentito un tac. Adesso, io mi ricordo adesso che avevo sentito forse qualcosa come un audio proveniente dal PC, dalla telecamera, ed è un tac, infatti dico del tac, quindi non sembra c'entrare molto con questo sospiro che abbiamo appena identificato. Come si può vedere, la telecamera wireless in quel momento non presenta anomalie. Hai detto qualcosa? Scusa. Guarda qua. Io qui vedo un cappuccio. L'immagine a prima vista può risultare inquietante, ma il presunto cappuccio altro non è che il riflesso della manica di Emiliano, cioè confermato dalla più impercettibile sagoma del viso sopra essa, e la prova inconfutabile sta nel riflesso dell'anta, che in base alla prospettiva maschera quella del presunto cappuccio, cosa che non accadrebbe se l'oggetto fosse fuori dalla finestra, un po' come accade per le piante che sono sempre visibili. Doppio accadimento nel cortile, ecco il primo non rilevato sul posto. Senti? Spero di no, anche perché Io anch'io. ho fatto di tutto per non bisbigliare, a meno che non me ne sono accorto. Allora, abbiamo sentito uno dei, non dico dei primi, perché comunque un paio di audio strani li abbiamo sentiti, ma questo sembra forse quello un po' più nitido, e nonostante l'ho risentito più volte, a parte che io sono stato attentissimo questa volta a non bisbigliare, e più avanti sono sicuro che ho bisbigliato e l'ho detto perché me ne sono accorto, quindi se l'ho fatto anche qui mi sembra strano che non me ne sia accorto. Cioè, l'audio è nitido, sembra che dica qualcosa, ancora non siamo riusciti a capire che cosa. Non è che ho dire qualcosa per cambiare le pile. Non vorrei che lontano dal microfono tu hai rigirato, io ho detto qualcosa sulle pile scariche, non lo so, e quindi io non ho bisbigliato, in realtà ho parlato ad alta voce, ma essendo il microfono della telecamera girato, per quello non mi ricordo bisbigli. Io di sicuro i bisbigli non ho fatti, però magari appunto non lo era e adesso non lo ricordo. Poi il rumore di chiusura di finestra. Tieni conto che qui, a breve, se è vero, c'è anche l'altra cosa strana che adesso andiamo a vedere. Esatto. Preso dalle telecamere il rumore della porta che sbatte, quello che ci sembrava, sembra molto più lontano di quello che abbiamo percepito, quindi mi fa supporre che in realtà si trattava della finestra del vicinato, mentre lì al momento distratti magari l'abbiamo interpretata come qualcosa di più vicino.
è il momento del suono che al ritorno dall'ultimo giro ha gelato i due. Sei stato te? No. Allora, quest'audio ci aveva fatto trasalire quando siamo arrivati lì. E io l'avevo identificato lì per lì come un audio proveniente dal computer, quindi dall'audio registrato dalla videocamera. Però a risentirlo adesso non è l'audio che pensavo di aver sentito quando eravamo lì. In quel momento la telecamera wireless ha registrato prima un probabile insetto passare davanti all'obiettivo, poi si è bloccata per alcuni secondi. Questo spiega l'audio contorto, che è stato emesso quando si è sbloccata. Ah, qua invece quando ho sentito il rumore. Dei rumori che ha svegliato Emiliano durante la notte, una possibile spiegazione è già stata data. Beh, lì ci sono stanno gettando dei secchi d'acqua. Poteva essere anche Poteva essere un secchio d'acqua per terra, anche se... Questa è l'ultima anomalia audio. Hai tu qualcosa? Ho sentito il filo. Durante le 10 ore di riprese della telecamera wireless non abbiamo riscontrato indizi paranormali. Le uniche anomalie rilevate sono stati i pixel bianchi, blocchi di qualche secondo e sfocature improvvise, che rimandiamo a normalissime origini tecniche. L'unica cosa che ci ha reso perplessi è la seguente. Osservando la fessura nell'angolo destro della stanza, si notano a un certo punto due puntini luminosi, che sono ben diversi dai pixel notati comunemente in precedenza, ad esempio qui in basso a sinistra. Analizzando l'immagine siamo giunti alla conclusione che si tratta di un artefatto per i seguenti motivi. Le luci sono presenti solo in una singola immagine catturata dalla telecamera. L'anomalia non persiste al cambiamento con la successiva. Il colore della luce è troppo puro rispetto alle tonalità di tutto il resto. Le presunte luci non hanno riflesso sul vetro sottostante. I due bagliori non modificano la luminosità delle pietre circostanti. Fossero due occhi, si troverebbero troppo in basso, e fossero di un bambino, come ci hanno raccontato durante la visita, la testa risulterebbe sproporzionatamente larga. A favore del dubbio abbiamo un solo elemento. Tra le prime cose che ci ha raccontato Marco, la sua ragazza era stata spaventata da due luci nell'angolo della cappella. A disparità di prove, e trovando molto più convincenti le prime, archiviamo l'evento come negativo. Abbiamo finito di visionare tutto il materiale che abbiamo raccolto durante la nostra indagine. Devo dire una cosa io, nonostante anche questa volta non abbiamo trovato quello che andavamo cercando, l'esperienza Museo Faggiano è stata quella che mi ha confuso maggiormente. Non so se sei d'accordo, perché abbiamo avuto un numero elevato di cose ambigue
che anche al momento ci avevano fatto leggermente trasalire. Il rumore della finestra che si chiude, che visto in telecamera sembra però arrivare da più lontano. Il rumore di fogli che mi ha svegliato alle 4:30 del mattino, che poi presumibilmente può essere, come detto nel filmato, un secchio d'acqua gettato in strada. Sono due rumori analoghi volendo. Il rumore appena siamo saliti le scale del giro delle 3:30, che abbiamo ricondotto a un rumore proveniente dall'audio della telecamera wifi, nonostante il rumore che abbiamo sentito in quel momento è diverso da quello che abbiamo poi risentito in videocamera. La voce mentre cambio le pile, che forse è mia, forse no, comunque stavamo cercando l'immagine che sembra ben chiara di un monaco o di un cavaliere templare, cioè chi l'ha vista come al solito ha detto di averla vista chiara, nitida, senza ombra di dubbio. Tutto quello che noi abbiamo raccolto anche in questo caso sono stranezze audio che io tendo finché restano tali, a catalogarle come pura suggestione, pura fantasia oppure pura malinterpretazione, ecco. Ci hanno raccontato anche di aver visto foto o comunque molti episodi analoghi accaduti a persone diverse che non erano informate nemmeno dal proprietario stesso durante la visita al museo. Il fatto che più di una persona, ad esempio, dice di aver visto un cavaliere o un monaco che portava dei baffi e nessuno ha raccontato a queste persone delle visioni degli altri con i baffi, diciamo ci sono degli elementi comuni che sono coincidenze particolari. Questa uscita mi ha un po' scombussolato, un po' di più. Qui anch'io ho avuto un senso più di, diciamo, oppressione, ma secondo me è tutto dovuto all'ambiente molto più claustrofobico. C'erano tante porte, tanti angoli nascosti, angoli bui. Certo, c'era un rumore di fondo esterno che è durato fino alle 3:30 di notte, anche se abbiamo visto che questo rumore era udibile praticamente solo sulle due stanze che si affacciavano alla strada. Esatto. Le altre stanze non si sentiva molto. Erano rumori anche ben distinguibili. Quei pochi rumori che ci hanno fatto trasalire, invece, sembravano un qualcosa di diverso. Te hai detto la cosa giusta, mi sentivo come confuso, come quando sentivi qualcosa che era un po' fuori dal comune, ti creava un po' di smarrimento. L'osservazione che hai fatto tu sull'Hip Castle è giusta. Tutto ciò che è venuto fuori di strano è venuto fuori nell'analisi. Qui invece, come dicevo, sono state numerose le cose che non abbiamo capito cosa fossero al momento e quindi ci hanno fatto brancolare un po' nel buio. Quello che ci raccontano è qualcosa di concreto, non è qualcosa di ambiguo. Anche fin troppo, secondo me. Esatto. Cioè, sembra veramente che stiano parlando di cose proprio che vedono chiaramente. Quindi andare a cercare il pelo nell'uovo dell'audio o del pixel della foto già è qualcosa che esce un po' da quello che stiamo che stiamo cercando. Luciano, quando gli abbiamo chiesto se noi vedremo qualcosa quella sera, lui ha sorriso e ha fatto segno di no con la testa, come se sapesse che comunque a noi non sarebbe apparso nulla. Il punto di vista di Luciano è leggermente diverso da quello che è stato raccontato ad esempio da Sean. L'idea di Sean all'Hip Castle era quella di un evento che se ci fossero state più persone l'avrebbero viste tutte. Secondo Luciano era una cosa molto soggettiva. Il fenomeno resta circoscritto a quella persona. Secondo me è molto più realistico perché chi realmente vede qualcosa secondo me deve essere predisposto per farlo. Se c'è qualcosa da vedere in un dato momento, secondo me lo vedono tutti. Sono d'accordo su quello che dici sulle sensazioni, ma penso che nel momento in cui si parla di una visione o di un suono, io invece credo che se ci sono due persone nella stanza lo avvertirebbero entrambi.
sono più per quest'idea. Visto che a quanto pare sono anche state scattate molte foto con qualcosa di strano, ci siamo ripromessi che nel caso anche loro riescono ad averne una da parte di uno dei visitatori, ce la spediscono per poterla avere. Sarebbe molto interessante. È un mondo ancora sconosciuto, non sappiamo ancora se queste entità ragionano, se sanno cosa fanno, e da quello che si racconta sembrerebbe quasi di sì, quindi se decidono loro di manifestarsi, oppure magari è, non so, è una cosa totalmente casuale comandata da, non so, da qualcos'altro. Non ricordo se era stato Michael Luciano, ci aveva detto che secondo lui il fatto che noi eravamo lì per riprenderlo lo avrebbe fatto stare nascosto. E riprendo ancora una volta le parole di Sean: loro vogliono farci sapere che sono qui, che ci sono, quindi non vedo perché nascondersi a una telecamera. Siamo sicuri che loro vogliono farci sapere che ci sono? E non si manifesterebbero neanche in quei pochi momenti, allora, che ti verrebbero a toccare. Abbiamo avuto tanti forse, quelli che a noi non piacciono, che quindi cataloghiamo come non indizi. Speriamo di trovare qualche risposta nella prossima indagine.